En fait, les problèmes des conditions des femmes en Haïti sont les mêmes partout ailleurs. Partout, les femmes sont discriminées. On veut toujours, quand on parle de femmes, on voit le plus souvent quelqu'un qui doit garder la maison. Pourquoi depuis notre plus jeune âge, quand nous sommes à l'école, on nous apprend qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et qu'il y a aussi des métiers qui sont réservés aux femmes? Je dis que c'est pas vrai, ça c'est pas important. Ad Haiti, in effetti, le donne non si occupano solo della casa e della famiglia. Il 71% lavora come venditrice nei mercati e, complice un alto tasso di disoccupazione, molte haitiane cercano lavoro in settori che siamo abituati ad associare agli uomini. Qui ad Haiti ci sono molte realtà che sostengono molto le professioni non tradizionali per la donna. L'organizzazione RPFCH raggruppa le donne nell'ambito edilizio e in particolare è sostenuta da due ragazze che sono ingegneri civili che formano queste donne nell'ambito edile, quindi gli viene insegnato a costruire ma anche aspetti importanti come la sicurezza in cantiere. Un settore, quello dell'edilizia, in cui anche il governo ha creduto. Moi-même, quand j'étais au ministère, comme je viens de vous le dire, j'avais commencé par faire une campagne de sensibilisation par rapport aux métiers non traditionnels. Par exemple, j'avais commencé avec une école à la Croix des Bouquets qui s'appelle Saint-Jean École Professionnelle, où j'avais eu à peu près 60 jeunes filles qu'on avait formées dans des métiers non traditionnels tels que pose de briques, pose de céramique, et plomberie, électricité, etc. Un'opportunità importante, colta da molte donne dopo il terremoto, ma che ora fatica a trovare continuità e sbocchi professionali. Io m'entraîne, fais bloc. Moi capable de faire ferraillage, faire des poteaux. Moi capable de poser bloc. Moi j'ai décidé d'apprendre construction bâtiment parce que moi Haïti te vinn gagner tremblement de terre et puis tout moi te voulais venir travailler sur construction bâtiment parce que y a un pile monde qui gagne caille qui fait cirer. Les fini plus à l'avenir pays moins. Paul ha poi avuto un bambino, non è potuta andare a lavorare in cantiere e adesso vende frutta e verdura. Un problema di opportunità più che di discriminazione. Ne è convinta Mamida Gerda, presidente di FEFBA, la Federazione delle Donne delle Arti Bonitte, che da 35 anni si occupa gratuitamente di empowerment e formazione femminile e che segue le donne vittime di violenza. Les femmes travaillent 90 fois plus que les hommes en Haïti. Donc, pour moi-même, avoir une femme qui travaille, c'est un gain. Parce que vous ne pouvez pas travailler seul pour subvenir aux besoins de la famille. L'unica problematica è il momento dopo la formazione, cioè purtroppo c'è poca richiesta di donne nei cantieri. L'educazione ad Haiti è molto sessista, c'è ancora molta diffidenza, discriminazione da parte dell'uomo. Essendoci questa volontà da parte delle donne di rientrare in questo tipo di settori, anche loro cercano di dimostrare le loro capacità e in questo modo in qualche contesto possono essere più accettate rispetto ad altri. Ingegno, creatività e spirito di collaborazione alle donne haitiane non mancano. Sentenish Jen, referente di un'associazione che dal 2016 si occupa della valorizzazione dei rifiuti, lo sa bene. Con il suo progetto ha formato 300 donne insegnando a trasformare gli scarti della plastica in oggetti per la casa. Ça a aidé quelques femmes et comme ça récupérer une petite économie, faire plus d'économie avec la valorisation des déchets. Il y a beaucoup de difficultés. Presque pas de travail du tout. C'est pour cela que nous employons quelques stratégies, mettons quelques structures en place pour nous voir si nous sommes capables d'employer quelques femmes. Mais plus de femmes en Haïti, ce sont des chômages. Haiti è un'isola dalle forti differenze sociali, particolarmente evidenti quando si parla di donne. Christine Lark ha 29 anni, è architetto e ha fondato un'associazione per condividere nuove idee e approcci in edilizia. Is it difficult to be a woman in architecture? I wouldn't say so because
Till now, we didn't have a lot of difficulties. Now, the thing is, they always confuse us with engineers, obviously. And when you see an engineer, the first thing you picture is a guy. So maybe if we just came into the job site for the first time and they didn't know we were the architects, they would be looking for a man, obviously. But once they know, there is confidence, so they don't have a problem with it. Non per tutte le donne haitiane guadagnarsi il rispetto è possibile, come per Christine, non solo sul lavoro. Per questo FEVBA porta avanti diversi progetti, dal microcredito all'accoglienza, all'accompagnamento di donne vittime di violenza. Nous avons aussi la prise en charge des femmes violentées avec un centre d'hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences, ce qui est monnaie courante dans l'Artibonite. Et dans l'Artibonite, sur 100 femmes, vous pouvez rencontrer jusqu'à 70% de femmes qui vous disent qu'elles ont été victimes de violences, quelle que soit la qualité du viol. En tant qu'avocate, moi-même, j'accompagne toujours les femmes qui sont battues, que dans le jargon juridique, on dit voie de fait. Et quand ça c'est très grave, nous disons c'est une tentative d'assassinat. Malam è una delle ragazze seguite da FEVBA. Grazie all'aiuto dell'associazione sta cercando di ottenere giustizia dopo la violenza subita. J'ai subi vraiment des coups et des voies de fait et puis encore j'ai subi des chocs après avoir établi. Et j'ai l'habitude de travailler aussi à l'hôpital de l'HPG au Gonaïves. Mais pour maintenant, après un tel incident, je ne suis pas encore au travail parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand on a déposé mes pièces au bureau de quelqu'un. Il n'a pas encore donné la réponse pour travailler vraiment. J'ai fait toutes mes diligences pour trouver la justice parce que la justice, c'est trop lent, c'est trop lent. Il y a plus de 2 ans et demi de cela, la justice n'a pas encore décidé. Nonostante tutto, però, le haitiane sono forti e creative anche nelle situazioni più complicate. Vanderleia, una suora carmelitana che lavora a stretto contatto con donne e famiglie in difficoltà, lo vede ogni giorno. O que me chama muita atenção aqui é a resistência, a resiliência das mulheres. Problemas diversos. As mulheres são muito exploradas aqui. São exploradas, sofrem muita violência. A vida da mulher é lamentável. Muitas mulheres têm 5, 6, 8, 10 filhos e na maioria das vezes são abandonadas pelos maridos. Eles deixam elas com essas crianças e elas precisam buscar maneiras para sustentar esses filhos. Então elas vão à luta com com o comércio que é carregado na cabeça, né, os produtos, e saem pelas ruas vender, os boquitos de água na cabeça, muitas vezes não têm saúde, muitas doenças venéreas. A mulher aqui no Haiti, ela é muito resistente e é muito lutadora.